Ciao a tutti, sono Ludo e per anni ho vissuto con un demone che si nutriva di speranze vuote, di notti insonni e di conti in rosso, un demone chiamato gioco d'azzardo patologico. Oggi voglio raccontarvi la mia storia, non quella edulcorata che vedete online, tra slot machine che esplodono di vincite e sorrisi forzati. No, questa è la storia di come un passatempo innocuo è diventato una prigione e di come passo dopo passo ho cercato di spezzare quelle sbarre. Partiamo dalle basi. Cos'è il gioco d'azzardo patologico? In Italia solo nel 2012 è stato riconosciuto come una vera e propria dipendenza grazie al decreto Balduzzi. Prima era un mostro invisibile, qualcosa di cui si parlava a bassa voce, come se fosse una colpa, non una malattia. Ma come si diventa giocatori patologici? Secondo uno studio dell'American Psychiatric Association, bastano 4 criteri su 9 in un anno. Ho vissuto sulla mia pelle ognuno dei 9 criteri che definiscono questa dipendenza. Il bisogno ossessivo di giocare cifre sempre più alte, l'incapacità totale di fermarmi, le bugie continue ai miei cari e infine la disperazione di chiedere soldi agli altri per continuare a giocare. Ma il gioco ha iniziato lentamente a prendere il controllo della mia vita. Senza rendermene conto, sono passato da giocatore sociale a problematico, fino a diventare un giocatore patologico. Ma com'è successo? Tutto è iniziato come un gioco. Il Superenalotto, il Totocalcio, un gratta e vinci, comprato in autostrada. Piccole scommesse, piccole dosi di adrenalina. Poi la svolta. L'illusione di controllare il caso. Ore passate a studiare sistemi, numeri, strategie. Tutto inutile. Perché il gioco d'azzardo è una trappola. Più perdi, più credi di poter vincere. E più ti allontani da te stesso. Ma il vero problema non sono i soldi. È quello che il gioco ti ruba dentro. Ho perso amicizie, messo a rischio la mia famiglia, compromesso tutto ciò che avevo costruito con fatica e sacrificio, persino la mia autostima. E quando tocchi il fondo? Scopri che il fondo ha un seminterrato. Perché ho aperto questo canale? Perché online trovi 2 estremi, o i tutorial su come vincere alla slot, o i manuali di psicologia pieni di tecnicismi. Ma nessuno ti mostra il vero volto della dipendenza. Nessuno racconta mai la verità scomoda, le perdite devastanti, la vergogna paralizzante, la solitudine più assoluta. Voglio che questo canale sia una mano tesa, per chi sta lottando, per chi è caduto, per chi non sa come aiutare un familiare, perché la ludopatia non è una scelta, è una malattia, e come tutte le malattie va curata. Conosco bene lo sguardo di chi ami, pieno di delusione, rabbia, tristezza. Conosco la fatica di sentirsi giudicati ogni giorno, ma voglio dirvi questo: non importa quanto in basso siate caduti, c'è sempre speranza. Nei prossimi video vi porterò con me in ogni fase di questo viaggio, dalle notti passate a inseguire il jackpot, alla disperazione di chi non riconosce più il proprio riflesso. Vi parlerò di come il gioco ha distrutto la mia salute, le mie relazioni, la mia pace. Ma vi mostrerò anche la luce in fondo al tunnel, i centri di recupero, i gruppi di autoaiuto, la terapia. Perché sì, si può uscire dal tunnel, anche se, come me, avete toccato il fondo decine di volte. Se ti ritrovi in queste parole, se hai paura di aver oltrepassato il limite, non sei solo. Questo canale è uno spazio senza giudizi, dove la verità prevale sulle apparenze. Iscriviti e unisciti a me in questo viaggio. Perché insieme anche il demone più oscuro può essere sconfitto. Alla prossima puntata. E ricordate, ogni giocatore ha una storia. La mia inizia qui.